Abbiamo iniziato, ciao, grazie. Ciao Lucio. Hai già chiuso gli occhi, bravissima. Ti accompagno contando da 10 a 1 in questa sessione dove ti dovrai connettere a Luisa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi grazia, cosa vedi? Sento che qui sulla mia sinistra c'è Luisa che mi tiene la mano. È come se fosse una bambina impaurita. Adesso mi chiede se può andare a giocare sull'altalena, corre e va verso quest'altalena e si va a dondolare. Ok, la tua amica Luisa, la nostra amica Luisa, è qui sulla tua sinistra che vuole andare sull'altalena. Chiedi a Luisa se ti dà l'autorizzazione. Sì, 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 lo dice muovendo la testa su e giù e poi inizia a dondolarsi. Ok, Avanti, indietro. è la vita di Luisa, quella della bambina che si dondola, cioè è Luisa da Eh, piccola? no, non è lei. So che è lei, ma non ha le sue fattezze. Ha le trecce, i capelli rossi, poi ha un vestito antico con la gonna larga, lunga, fioreggiata, la camicetta bianca. È una bambina di un'altra vita parallela. Come si chiama questa bambina? Vicky. Che anno è? 1380. Lei, lei è una bambina orfana, però vive con la nonna e- ed è una bambina che si occupa del suo gregge perché è una contadina, è molto indipendente, autonoma, è cresciuta in fretta. Non- Nonostante abbia solo 12 anni, è molto più grande della sua età e si occupa anche della nonna. Grazia, sì, dimmi, dimmi. Sì, sì, volevo dire che è molto curata nei dettagli, è molto, nonostante faccia la contadina, la pastorella, è molto pulita, è molto organizzata anche nella casa, ehm, è completa, è come se non avesse bisogno di nessuno. Ha dei fratelli o delle sorelle? Aveva Questa un Vicky. fratello, ma è morto piccolino insieme ai genitori. Ok,
Grazie a causa esoterica dell'affiorare ai tuoi occhi, alla tua visione eterica, questa vita per Luisa. Sì, Luisa ha voluto farmi vedere questa vita perché influisce con l'attuale vita. Infatti in quella vita dove si chiamava Vicky, lei aveva subito questo grande dolore di separazione dai genitori, dal fratellino, e poi era cresciuta in maniera molto autonoma, però allo stesso tempo aveva trascorso il resto della sua vita in solitudine, perché si era chiusa a riccio, non voleva più affezionarsi a nessuno, non voleva vivere nuovamente il distacco da un caro congiunto e quindi si era allontanata da tutti, aveva allontanato da sé l'amore e- per proteggersi. E, e questo mi viene. Va bene, grazie. Nome del progetto di Luisa. Pesantezza. Pesantezza inteso in tanti ambiti della sua vita, sia come fisicità che come una fatica a svolgersi della sua vita, che si srotola con pesantezza, lentamente. Nome della sua anima. Eh, chiave di sol, chiave di sol. Benissimo. Nome del suo spirito. Martello, però non il martello classico come attrezzo di un Mhm. carpentiere, però il martelletto dei pianoforti Mm. che fa suonare le corde e produce un suono. La vedo molto collegata alla musica. In generale. Sì, 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 è Vicky. come... Esatto. Luisa. No, Luisa. Vicky no. No, Vicky no. Vedo Luisa che attraverso la musica può comunicare con la sua anima. Ha un'importanza rilevante la musica per lei perché attraverso le melodie può connettersi con il suo sé superiore, può ricevere anche dei messaggi attraverso delle canzoni, dei testi, ma allo stesso tempo la musica le va a scuotere delle corde interne che le fanno aumentare le vibrazioni. Questo. Ottimo. Mhm. Si deve trovare il modo di approcciarsi alla musica. Così. Grazie a vibrazione di Luisa. Oh, 3 miliardi e 800. Consapevolezza. 98. Anima. 38. Vite parallele. Tra cui evidentemente quella di Vicky anche. 2011. Cervello, capacità medianiche. 8,8. Suscettibilità ipnotica. 38.
3D, 73, vivacità animica, quanto vuole sapere come stanno le cose. 99. Grazie, ci sono delle entità nel campo energetico di Luisa. Allora, vedo due uomini del tempo e mezzo, nel senso che abbiamo due uomini del tempo ad altezza normale, poi ce n'è uno, il terzo, che è un nanetto, ed è quello anche più accanito, quello più dispettoso, subdolo, diciamo così. Poi vedo un pulcino che la segue costantemente dalla mattina alla sera, pigolante, richiama sempre la sua attenzione e la distrae dalle sue mansioni, e le fa perdere di vista i suoi progetti, e talvolta si dimentica anche le parole quando sta il filo del discorso, Mhm. mentre sta parlando. Giallo, Sì, sì, un pulcino giallo, fastidiosissimo, pigolante, chiamiamolo un piccolo falco, un falconiforme. Eh, Poi vedo all'altezza dell'ombelico una moneta, un dischetto metallico grande come un euro, e su questo dischetto metallico c'è la coda di uno scorpione, bello pasciuto, la corazza lucida. E lì da tanti anni è stato impiantato alla nascita, proprio col taglio del cordone ombelicale, gliel'hanno collocato lì questo mhm, scorpione. E questo impianto le causa ehm, vari disturbi a livello emotivo e anche fisico. Eh, quali? a livello fisico causa le allergie, delle allergie, perché va a alterare il sistema immunitario in quanto deposita dei metalli pesanti nel suo organismo che si accumulano e il corpo non riesce a smaltirli, ed è un continuo rilascio di questi elementi estranei al suo corpo. Ehm, Questo impianto è stato messo per interferire il rapporto con la mamma. Infatti ha generato conflittualità, problematiche varie con la figura materna Di Luisa. eh, di Luisa. E, noto che la mamma, a causa proprio di questo impianto, non l'ha riconosciuta come figlia, perché è venuto a mancare proprio quel legame, a livello, si è spezzato questo cordone energetico tra lei e la mamma, è stato bloccato, e lei non si è mai sentita amata, ha sempre patito un grande vuoto dentro di sé, si è accorta che c'era incomunicabilità,
un'incomunicabilità incolmabile che generando questo vuoto l'ha voluto riempire con il cibo, con l'alimentazione sregolata e sbagliata. E quindi questo impianto va a interferire su tanti aspetti, perché poi genera anche sofferenza, insicurezza, bassa autostima e queste basse energie vanno a nutrire lo scorpione, secondo universo. Eh, è questo. Quindi le entità eteriche sono due uomini del tempo, uno piccolino, quindi tre, Sì, il pulcino giallo, lo scorpione che ha permesso di farti vedere già un impianto, la moneta. esatto, Guardiamo gli impianti, già che ci siamo. Sono queste le eteriche, giusto? esatto. Allora, gli impianti vedo che lei ai piedi calza un paio di scarpe da ginnastica, sneaker, con i lacci slacciati. Però un uomo del tempo ha allacciato la scarpa destra alla scarpa sinistra affinché lei proceda con difficoltà nella sua vita, potendo fare solo dei passetti brevi e incerti perché ha i piedi legati. Quindi procede con incertezza, fatica e con mille ansie e mille dubbi. Poi vedo che il secondo uomo del tempo l'aspetta come a una meta, e lì in attesa, in agguato, munito di una sbarra tipo passaggio a livello, quelle sbarre da passaggio a livello, che quando la vede arrivare così trafelata, a fatica per via di questo legame che ha ai piedi, lui si diverte quando sta per a fatica a raggiungere un traguardo, abbassa la sbarra e quindi le crea uno stop. E lei si vede vanificare tanti progetti senza un perché, non sa darsene una ragione. E poi c'è il terzo uomo del tempo, che è questo nanetto dispettoso che è più subdolo, si diverte a farle dei dispetti, ehm, come quasi un folletto, crea dei disturbi in casa, rompe degli oggetti, crea dei danni alle cose materiali per creare un dispendio anche economico, per cui lei si trova sempre a dover far fati- fa fatica a far quadrare i conti, perché a causa di questo terzo uomo del tempo. Eh, eh, Ok. Entità mentali. Dimmi cosa vedi. sì, allora ce ne sono tre. La prima vorrei, ma non posso, cioè lei a livello cognitivo è molto perspicace, organizzata, eh, fa dei progetti che però poi si vanificano. Quindi io vorrei fare un viaggio, però per varie situazioni collaterali poi non posso perché devo comprare il frigo, perché devo fare un'altra cosa. Non riesce mai a uscire dal suo cerchio. Mhm. E Ha poi tante idee, ma non può metterle in non pratica. può, per vari motivi, non riesce mai a
attuare questi intenti. Mhm. Che livello, grazie. Questo alto, 7, Mm. ed è costantemente sul 7. E lei questa cosa la sconforta molto perché nonostante lei si impegni, abbia dei propositi per migliorare se stessa, non riesce mai. E allora non riesce mai a spostarsi da questo 7. È scoraggiata. Poi, la seconda. Poi la seconda mi viene stop, che nella sua vita ha- assomiglia anche all'altra entità, ha avuto mm, degli stop ingiustificati, che non se ne fa una ragione, che la fermano per poi tanto tempo perché le causano depressione. È come una palude di sconforto anche dovuto alla perdita. C'è sempre una perdita di mezzo, Mhm. o di denaro o di familiare che viene a mancare. E poi la terza entità dimentica. E lei ha la tendenza a dimenticarsi in fretta le cose, che anche quelle più, soprattutto quelle più utili che possono portare dei miglioramenti significativi nella sua vita. E questo è causato dal pulcino che la distrae. Magari le causa anche delle dimenticanze banali, che però eh, lei a volte teme di avere qualche difetto, deficit mentale per questo, ma non si rende conto che sono esterne, pensa che sia lei il problema. E Che anche livello? questo Dimentica. 7. Anche stop? Tutte, Tutte stop. tutte altre. Ottimo. Brava Grazia. Vediamo adesso la causa esoterica del peso e del conseguente senso di inadeguatezza di Luisa. Sì, Luisa, e io questo lo collego all'impianto a livello dell'ombelico, ehm, perché il cordone ombelicale porta al bambino, dalla madre al figlio, porta sia nutrimento che sentimenti, amore. E con quel blocco a livello del cordone ombelicale, dell'ombelico, ehm, ha alterato la sua fame. Lei ha una fame immensa che lei pensa, confonde il cibo con l'amore. Lei assumendo il cibo si vorrebbe dare l'amore che le è stato tolto, le è stato negato, e però poi si ritorce contro di lei perché mangiando, ingrassando, si sente brutta e non amabile, che nessuno la può amare. È un circolo vizioso che si innesca. In questo momento, mentre stiamo parlando anche della mamma di Luisa, Mhm. vedo che è arrivata la mamma. Benissimo. È arrivata Come la vedi? e, e la vedo con gli occhi spalancati e si tocca il ventre, e
sta prendendo coscienza di quello che è successo perché adesso vedo che ha le mani sul ventre e le fa entrare nella sua carne e va a togliersi un impianto. Anche lei, anche la mamma aveva un impianto a livello dell'utero collegato, gemello a quello di Daniela e se lo toglie, se lo strappa, lo guarda, si guarda le mani anche insanguinate e si rende conto di quello che le è stato fatto, ne prende coscienza. E, perché anche lei ne aveva sofferto di questo muro che c'era tra di loro, un muro di incomunicabilità grandissimo. E adesso è come se in questo momento guardasse la figlia per la prima volta nella sua vita e, e la riconoscesse come figlia, perché non riusciva neanche a considerarla tale, non sentiva un legame con lei. E adesso Luisa e sua mamma si stanno guardando, la mamma che è mancata, non c'è più, sta piangendo e raccoglie le sue lacrime dentro una provetta di vetro e gliele porge e le dice che quello è il suo concentrato d'amore e che lei, Luisa, bevendolo, verrà riempita di tutto in un attimo di tutto ciò che le è stato tolto e negato. Com'è questo momento? E vedo Luisa che afferra titubante lentamente questa provetta e si guardano negli occhi e c'è un coinvolgimento emotivo molto forte, si guardano occhi negli occhi con quell'amore che non c'è mai stato. Poi da lì Luisa porta la provetta al petto, accarezza il viso alla mamma, E cosa fa? la, la ringrazia. È titubante, è talmente presa da questa cosa che la tiene in mano, questa provetta con le lacrime al petto e ancora non si sente però di assumerle. Dice, le tengo qui per quando mi sentirò di assumerle. Non lo fa subito. Chiamiamo, Grazia, il padre di Luisa. Eh sì, è arrivato su una macchina, è arrivato con una macchina, è sceso e dice sono arrivato il prima possibile. E poi dice in maniera ironica, scherzosa, è tutto risolto? Per sdrammatizzare questo momento, perché lui aveva un rapporto più amorevole con Luisa rispetto alla madre. La madre
era quella burbera, scontrosa. E adesso le guarda, il padre le guarda perché è come se dovessero rifare, resettare tutto il passato e vedo che adesso, solo nel momento in cui è arrivato il padre, Luisa beve, beve questo succo concentrato di lacrime che rappresentano tutto l'amore della mamma, perché la mamma dice, io adesso capisco, capisco adesso, fa bevi tranquilla. Adesso Luisa mm, cambia colore, diventa di un colore, il suo corpo diventa di un colore bianco-azzurrino, come purificato. E poi c'è un abbraccio di loro tre e si fondono tutti e tre in questa luce bianca azzurrina. Chiama Grazia il fratello, anche lui disincarnato. Ecco, il fratello, a differenza dei genitori che sono, è arrivato dal portale aureo, è sceso dall'alto come una luce calda e dice, io ci sono sempre con voi. Si è reincarnato No, no, adesso è venuto eh, con le spoglie di un grande uccello, una colomba, ma molto grande, e con le grandi ali dorate abbraccia i genitori e la sorella e li avvolge tutti in questo abbraccio e dice: Io ho trovato la pace e voglio che la troviate anche voi, perché i genitori ancora sono, al non hanno, portale aureo. esatto, non hanno fatto il passaggio ancora al portale aureo perché la mamma dice che aveva delle questioni da risolvere ancora qui, che Mhm. doveva sistemare. E il papà? Il papà è quello che, ahimè, purtroppo è mancato per primo. Sì, il papà è ancora nell'ovunque, dice, ma dice, mi piace prendermi il mio tempo, farmi dei giretti, è ancora Presto. molto nel Mm. materiale ancora. Sa però dov'è adesso il portale aureo? Sì, perché ha alzato gli occhi verso l'alto e fa segno col dito mm, mm, dove si trova. Sì, me lo indica. Ha risposto alla tua domanda così, Mhm. indicandolo con gli occhi e col dito. La mamma lo sa adesso? La mamma sembrava quasi che ancora non avesse preso coscienza di essere eh, Nell'oltre. nell'oltre. Ora Eh, lo sa. sì, 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 anche perché con l'abbraccio arrivato dal figlio ha cambiato le energie.
Come si congeda la mamma da Luisa? E, e dice, io quasi non me ne, adesso non me ne vorrei più andare, ma devo. E ti ho ritrovata, anche se tardi, ma ti ho ritrovata. È un attimo che vale tutto. E Luisa cosa risponde? Luisa ha le mani giunte, non parla, eh, però telepaticamente percepisco che dice: Non sai quanto ho voluto sentirmi dire una buona parola da te. Adesso puoi andare. E la lascia perché anche lei la tratteneva. E anche congeda anche Luisa, congeda anche il padre perché lei era molto legata a loro e non li lasciava andare, diciamo così. E allora adesso la mamma le dice fai la brava e la saluta con la mano e anche il padre sono saliti sulla macchina con cui è arrivato il padre e partono e vanno con questa macchina, salgono in direzione del portale aureo. Chi? Tutti e tre? Sì, Dimmi se entrano tutti e tre. sì. Per ultimo entra il fratello di Luisa, prima i due genitori e poi sul finale il fratello che ha chiuso proprio, li segue da dietro, li accompagna con le ali, li spinge, tra virgolette, li accompagna e li protegge durante questo percorso, che avviene lentamente anche. C'è una salita lenta, però Benissimo. procedono. Mhm. Li possiamo salutare. Sì, sì, sono andati. Va bene, grazie, come stai? E quando sono arrivati i genitori di Luisa, il fratello ha iniziato a tremare, Molto tremava. emozionante. Sì, molto coinvolgente. Adesso che sono andati, mi è passato. Ok, benissimo. Cause esoteriche. Causa esoterica del lasciare le cose a metà. Quello è causato dagli uomini del tempo, come e anche in combutta con il pulcino Mhm. che la distrae, la richiama quando lei è concentrata, chiede le sue attenzioni, vuole essere accudito, poi per la sua Luisa, per la sua bontà, ehm, lo accudisce eh, senza accorgersi dell'inganno e, e la, e la distrae in questa maniera. E poi anche l'uomo, uno degli uomini del tempo, eh, quello con il passaggio livello, la blocca, le lascia fare dei progetti, poi sul più bello abbassa la sbarra e dice stop, da qui in poi non puoi proseguire.
Causa esoterica delle intolleranze. Partiamo dal glutine. Allora, il glutine è dovuto alla... ma qui mi viene una vita parallela dove lei era un mendicante che chiedeva la carità, anche un pezzo di pane, e riceveva solo pezzi di pane e allora si nutriva solo di questo. E poi il suo corpo aveva un rifiuto sul finale per questo pane, tra virgolette, considerato sporco, perché erano degli scarti che gli venivano lanciati con disprezzo. E allora lei assumeva questo pane con il disprezzo, con il rifiuto degli altri che glielo lanciavano così come a un cane, Mhm. È una vita parallela questa. una vita parallela. Intolleranza al lattosio, allergia al lattosio. Questo è dovuto al rapporto con la mamma, perché la mamma non l'ha riconosciuta subito, non l'ha vista subito come sua figlia, non la sentiva. E durante l'allattamento eh, passava questo fastidio della mamma nei suoi confronti, arrivava come messaggio, un rifiuto anche in questo caso. Ed infine l'intolleranza, l'eccesso di istamina, intolleranza di alcuni alimenti che le aumentano il livello di istamina nel sangue. C'è anche l'impianto all'ombelico che gli ha mandato, diciamo così, in cortocircuito il sistema linfatico, perché rilascia dei materiali pesanti, tossici nel suo organismo, per cui lei è molto sensibile, a- reagisce subito. Basta poco per mutare i livelli nel suo sangue e causare le reazioni allergiche. È come una tossicità che si produce continuamente. Dovrebbe depurarsi, cioè nel momento in cui viene tolto questo impianto metallico, passerà un po' di tempo prima che si disintossichi. E infine andiamo alla sua casa, la casa in cui abita, con i figli e il marito, avverte da un po' di tempo delle presenze. Vediamo se ci sono. Sì, 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 vedo dei folletti che corrono per casa. Mm. Hanno le scarpe rosse, le calze a righe rosse e bianche, il cappello rosso, il naso a patata, la barba bianca e scorrazzano per casa così in questa maniera. Ce ne sono abbastanza e sono, beh, in questo caso mi viene da dire che sono dei disegni, sono scaturiti da dei disegni che la figlia di Luisa fa. Vedo la figlia che
ha molta fantasia, molta creatività, fa questi disegni e gli dà vita, è molto creativa a tutto tondo, Anche in eterico. gli dà vita esattamente. Quindi sono delle creazioni elementali della figlia, Sì, esattamente. innocue. Innocue, sì, li vedo bonari, ehm, giocherelloni, con dei grandi piedi, quindi corrono per casa e si scontrano tra di loro, sono proprio buffi, però ci sono e Mhm. Quanti sono? adesso vedo che quando hai detto quanti sono, si sono messi, hanno fatto il trenino, si sono messi in fila per farsi contare e sono simpatici. Sono 12. Hanno dei nomi? Ah, mi dice piff puff puff, dei suoni onomatopeici, perché sono un po' così basici. Ehm, non, Com'è vestito il più simpatico? Il più buffo? eh, ha delle bretelle rosse, poi mi fa vedere i pantaloncini, la coda con il campanellino che suona e ognuno ha uno strumento anche, c'è chi ha il tamburello con i sonaglietti. Sono simpatici e rumorosi. Bene, quindi non c'è di che preoccuparsi. Li salutiamo allora, pim pum pam, puff puff, pip put, con le loro calze bianche e rosse, e chiediamo Sì, a Luisa di andare al proprio cluster. sì, ok. Sì, Luisa va nel suo cluster che è come una baita sulle Alpi circondata degli abeti, poi apre la porta e sono tanti funghi eh, con infilato dentro sul cappuccio del fungo una pergamena infilzata così dentro. Eh, vedo dei tavoli, vedo, sembra la casetta di Biancaneve dei Sette Nani. Poi c'è una scrivania con una sedia e lì c'è il suo avatar che è un topone, eh, tipo quello dei fumetti, con delle grandi orecchie, il muso punta, che davanti al suo computer. Scrive, via tutto, via i contratti, via l'avatar, via tutto, se Luisa vuole. Ah sì, vedo che Luisa si rimbocca le maniche, si tira su le maniche e, e arrotola questa immagine come se fosse un grande disegno, lo arrotola e le dà fuoco a questo rotolo di questa immagine e poi la soffia via e la disperde nell'aria.
Come la vedi? Soddisfatta? Una che esegue dei consigli, i nostri in questo caso, una che invece l'ha capito e lo sta facendo con cognizione di causa, sa che si sta per aprire un nuovo capitolo della propria vita in cui è soggetto attivo o altro. Sì, no, la vedo molto decisa, determinata. Dice finalmente non vedevo l'ora di chiuderla qui. Gli ultimi anni della mia vita li voglio vivere al pieno. E poi vedo che al posto fa un pacchetto, un bellissimo pacchetto con una carta argentata rossa, lo infiocchetta bene e lo mette lì al posto del cluster e dice: Voglio solo belle sorprese, bei regali dalla vita. Ottimo. Crollano le entità eteriche mentali e gli impianti? Sì, vedo che è arrivato come un vento che ha spazzato via tutto in un attimo, in un soffio turbinoso ha portato via tutto. Grazia, nuovo progetto di Luisa. Da pesantezza a Ah, festeggiare, festeggiare. nuova vibrazione. 8 miliardi, Nuova consapevolezza. 100 miliardi, Anima, 42, vite parallele. 1893, Cervello, 9,1, suscettibilità ipnotica. 43. 3D, 52, sì. la vivacità animica 99 è salita a 100? Sì, sì. Benissimo. Messaggio di Luisa, quindi a se stessa, la nuova Luisa alla nuova Luisa. E vedo che ha le mani sui fianchi e dice: Adesso non ce n'è più per nessuno, non mi fermano più. Ho un bel po' di cose da fare e non vedo l'ora di iniziare. E poi dice: Prima inizio e prima finisco. Ha fretta, è molto frizzante, eccitata. È sicura che non lascerà il lavoro a metà? No, sì, cioè sì, È no. sicura. Va bene, la vedi bene quindi. Molto, sì, ha un sorriso aperto e serena. Ok.